Tutti noi abbiamo quel famoso cassetto dove riponiamo i nostri sogni, piccoli o grandi che siano, e metti che magari dopo 8 mesi di studio e progettazione decidi di tirarne fuori uno e provare a realizzarlo. Mettici anche il fatto che magari trovi 10 persone, folli come te, disposte a seguirti in capo al mondo, dal bianco accecante delle distese di sale del Salar de Uyuni fino al bianco gelido e ghiacciato della vetta dello Huayna Potosí. Quindi questo sarà il racconto della mia storia, della nostra storia, ma che alla fine è un po' la storia di tutti. Provare a raggiungere un sogno passando per le 1000 difficoltà e peripezie che incontreremo. Perché la linea che collega il cassetto alla realizzazione di un sogno non è una semplice linea retta come siamo abituati a vedere nei film. È piuttosto una linea di geometria non ben definita, pronta a passare attraverso ostacoli e imprevisti. Ma alla fine la vita è così e lo accettiamo, perché in fondo fa tutto parte dell'avventura. La nostra avventura boliviana comincerà atterrando a Santa Cruz de la Sierra, dopo un pianovolo abbastanza fantasioso e un bagaglio perso. Con un piccolo volo interno ci sposteremo poi a Sucre, la capitale, dove in tutto e per tutto finalmente inizierà il nostro viaggio. Usciti dall'aeroporto ci accorgeremo presto di essere ben lontani dalla nostra cara e amata Europa. Le strade sono quasi tutte sterrate, c'è terra dappertutto e le case purtroppo sono per lo più baracche. Da Sucre poi, con il nostro pulmino sganghenato, ci dirigeremo verso la famosa Uyuni, passando però prima per la cittadina suggestiva e coloniale di Potosí, sede ancora oggi di una delle più grandi miniere attive del paese, dove però le condizioni di lavoro sono ancora molto precarie e pericolose. Dalla cittadina piuttosto fantasma di Uyuni prenderemo 2 fuoristrada 4x4 che ci porteranno un po' a spasso per tutta la regione. Nei 3 giorni seguenti, alla fine totalizzeremo quasi 900 km complessivi, fra salares incredibili, lagune di tutti i colori, geyser di acqua bollente e migliaia di fenicotteri. Regola numero 1. Non togliere mai gli occhiali da sole. A 4000 metri il sole è già forte di suo e riflettendo sul bianco chiarissimo lo diventa ancora di più. Il Salar de Uyuni è la distesa di sale più grande al mondo. Dopo esserci sbizzarriti, come fanno tutti d'altronde, a creare foto e video simpatici giocando con l'orizzonte, i nostri 2 cuochi autisti improvvisano un aperitivo per aspettare quello che sarà uno dei tramonti più belli mai visti. Ci dà il buongiorno un'alba stupenda, quasi quanto il tramonto del giorno precedente. Il programma per oggi è spostarsi verso il confine con il Cile, che è giusto dietro quel vulcano laggiù. Il sale si mescola con ben altri minerali e perde quindi quel suo color bianco perfetto. Sgonfiamo un po' le gomme, sperando così di aver meno possibilità di forare. Approderemo in questa zona perché, anche se i salares sono meno affascinanti, qui è pieno di lagune di tutti i colori, quella verde, quella negra, fino ad arrivare alla famosissima laguna colorata, habitat perfetto per centinaia e centinaia di fenicotteri. Dove andiamo, Andrea?
nella Laguna Colorata e siamo nel Parco Nazionale della Bolivia. Ok. Parque Nacional de Reserva de Fauna Andina Eduardo Avaroa. Al Mirador. Ahora vamos al mirador. A vedere il tramonto. Eso, a ver el tramonto, a ver los helicópteros en la laguna y pues todo lo que se pueda observar en el paisaje. Bene, bene. Non ci sono parole per descrivere lo spettacolo che Madre Natura aveva riservato per noi. È stato quasi emozionante rendersi conto di essere dentro un documentario, ma non un semplice documentario, uno di quelli belli veramente. Rientreremo a rifugio contentissimi per l'esperienza appena vissuta. Troveremo una minestra calda ad aspettarci e ci sarà ancora una volta anche un goccetto di vino. Non è che siamo alcolizzati, ma queste sono esperienze che sinceramente, secondo me, vanno festeggiate. Oggi ci aspetteranno tante ore di fuoristrada per tornare ad Uyuni, ma ciò non significa che la giornata sarà meno spettacolare delle altre. Sulla via del rientro incontreremo ancora tante cose. Si ritiene che i geyser del Salar de Uyuni si siano formati quando il magma di un antico vulcano si è raffreddato e ha creato sacche di acqua riscaldata sotto la superficie. Non lontano dai geyser troveremo anche delle piccole sorgenti termali dove riusciremo anche a scroccare un bagno nelle pozze di acqua bollente. Il nostro migliore alpinista. Allora, come sono andati questi giorni nei Salares? Un po' noiosi, ma... No, come noiosi? No, fantastico, soprattutto Jack. Oh, Jack è stupendo. ti No, piace, tutti quanti. sì. No, bello. Bello, mi è piaciuto tanto. Soprattutto stare in questa macchina lì. Con i tuoi amici? Così stretti, con tutti quanti, sì. Riprendendo la via del ritorno, faremo in tempo a quasi rompere il fuoristrada, ma niente che il nostro Giorgio non sia in grado di riparare. Dunque, Tornadito, Tornadinho. Tornadinho, Tornadinho. Ronaldo, Ronaldinho. Ronaldo, Ronaldinho. Elvis, Elvisinho. 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 Questi 3 giorni a Uyuni sono volati, è solo l'inizio, ma tutte queste piccole meraviglie ci lasciano già un pizzico di nostalgia. Per noi è arrivato il momento di spostarci nella parte nord del paese e lo faremo sorvolando l'imponente catena montuosa delle Ande e atterrando in un aeroporto un po' particolare. El Alto si trova ad un'altitudine di 4060 metri ed è l'aeroporto più alto del mondo. La nostra permanenza in questa zona del paese sarà suddivisa in questo modo. All'inizio visiteremo la suggestiva e un po' pericolosa La Paz, girando nei suoi quartieri, nei suoi mercati e girovagando a caso con le cabine della rete funiviaria urbana più lunga del mondo. Poi inizieremo a pensare all'obiettivo alpinistico finale del nostro viaggio, la vetta dello Huayna Potosí. Prima di ciò, quindi, saranno necessarie ben 2 rotazioni d'acclimatamento, la prima al lago di Titicaca a circa 4000 metri e una seconda sulla montagna protettrice di La Paz, l'Illimani.
Come già detto, quindi, La Paz si può considerare come la metropoli più alta del mondo. Qui, per spostarsi da un quartiere all'altro, invece della metro si utilizza la teleferica, che raggiunge una lunghezza totale complessiva di 30 km. In città la situazione è quasi sempre tesa e delicata perché qui troviamo la sede del governo della Bolivia e dei poteri legislativo ed esecutivo, e appena 2 mesi fa infatti c'è stato un tentativo militare di colpo di Stato. Ma a parte questo, La Paz è indescrivibilmente singolare e affascinante. Diversi blocchi stradali proveranno a scompigliare i nostri piani, ma dopo un pezzo di autostrada contromano e qualche stradina segreta, siamo comunque in direzione Isla del Sol, l'isola più grande del lago Titicaca. Per raggiungerla si prende una barca dal paesino portuale di Copacabana, che no, non è quella spiaggia tanto figa brasiliana, ma in compenso si mangia un'ottima trucia al forno. Trucia che all'inizio era tanto buona, per carità, ma che poi abbiamo mangiato a pranzo e cena durante tutti i 2 giorni che siamo rimasti sull'isola. Alla fine cammineremo un po' a spasso in tutte le direzioni, da nord a sud, da est a ovest, per cercare di acclimatarci. L'isola è collinosa e caratterizzata dai terrazzamenti costruiti dagli Inca, che l'abitavano anticamente e spesso utilizzati ancora ora dalla popolazione odierna. Sono presenti ancora alcuni siti archeologici, in particolare un santuario con un tempio dedicato a Inti, il dio del sole. La leggenda racconta che dal lago, in prossimità di dove sorge l'isola, uscirono i 2 fondatori di Cusco, da dove avrebbe poi avuto luogo quello che sarebbe diventato l'impero Inca. Adesso dovremmo quindi essere pronti per la seconda rotazione di acclimatamento, che sarà molto più impegnativa della prima. Dalla Paz dovremmo andare verso il massiccio delle Illimani, passando prima per Pinaya, punto d'ingresso al parco, e arrivando poi a Puente Roto, dove allestiremo il nostro campo base. Da quest'ultimo poi, con un bel trekking, dovremo cercare di arrivare a Nido de Condores, il campo base avanzato. Arrivati a Pinaya ci accorgiamo che non c'è nessun altro turista a parte noi, e in effetti lo credo bene. Ci sono volute 4 ore e mezza di pulmino su una strada che in confronto alla Karakorum Highway del Pakistan è autostrada. Dopo aver improvvisato un pranzetto al volo ed aver aspettato che il guardiaparco ci facesse entrare, proseguiamo verso Puente Roto, dove iniziamo a montare il nostro campo. È proprio in questi momenti, come quando stai montando una tenda disperso nel nulla ai piedi della Cordillera Real, senza nessuna delle comodità a cui sei abituato normalmente, che con stupore ti senti stranamente vivo. Si condividono momenti speciali e dei semplici compagni di viaggio diventano amici, creando legami che a volte durano per sempre. Buongiorno! Che fa di bello, Elena? Stiamo costruendo un po' di protezione per il freddo. Sia mai che ci porta via il vento stanotte. Come va in questa tenda? Vamos benissimo. Molto grande. Ci stiamo preparando per domani. Abbiamo ancora un po' di caos, ma comunque prima o poi ce la facciamo. Come tutte le tende. Sì, sì. Lui avrà la mia roba, io avrò la sua, ma non mancherà nulla. No, portiamo su un po' tutto. Meraviglioso. La play, un po' di tutto. Classica partita 1, che ovviamente ho vinto prima di andare a dormire, e l'indomani un'alba incantevole ci darà il buongiorno dandoci la motivazione per affrontare il duro trekking fino al campo base avanzato.
I don't know what it is with females, but I'm not too good at that. A questa altitudine l'ossigeno inizia a scarseggiare, allora procediamo piano piano, stando attenti a non affaticarci troppo. And I just blame everything on you. At least you know that's what I'm good at. And I always find something wrong. E hola amigos! Benvenuti, ben ritrovati. Siamo partiti dal campo base dell'Illimani. Abbiamo fatto circa 440 metri di dislivello, un buon trekking, una sassaia, una bella salita con il gruppo de Los Amigos che ci salutano. Bene, noi adesso proseguiremo verso la vetta dove ci sarà un saluto. Adios! Il sentiero inizia ad impennarsi vertiginosamente, rendendo il tutto ancora più faticoso, e nella parte finale ci aspetteranno anche delle roccette apparentemente facili, ma in realtà quando sei a oltre 5000 metri di altitudine di facile non c'è proprio niente. Le guide ci hanno messo questa corda fissa, quest'ultimo pezzetto è abbastanza tranquillo. Ma Elena le prese. I am lost. Arriviamo a Nido de Condores dopo più di 4 ore di cammino e oltre 1000 metri di dislivello fatti. Si dice che Nido de Condores sia il campo base più bello del Sud America e noi ne siamo pienamente d'accordo. Siamo circondati da vette e ghiacciai bellissimi e in lontananza riusciamo anche a vedere la città di La Paz. Stiamo tutti sorprendentemente bene e sapere di essere a solo 5 ore dall'imponente vetta di oltre 6400 metri ci lascia un po' di rammarico per non aver avuto tempo e modo di poterla tentare. Ci prometteremo, comunque, che un giorno torneremo a prendercela quella vetta. Così particolare, così bella, così tecnica. Smontiamo il campo, carichiamo i pulmini e percorrendo la stessa vertiginosa strada dell'andata torneremo alla Paz. Obiettivo: rifocillarsi e preparare il materiale per la scalata finale. Partiamo dal presupposto che preparare lo zaino per una grande cima non è mai una cosa semplice. Hai sempre una qualche paura di dimenticare qualcosa di importante. Ti dici, boh, che ne so, se cado in un crepaccio questo magari potrebbe servirmi. Comunque, nonostante la bomba di caos scoppiata dalla mia parte, fortunatamente i miei compagni di stanza non mi hanno cacciato e prometto che poi ho rimesso tutto in ordine. Pronti o non pronti, per noi è arrivato il momento di partire alla volta dello Huayna Potosí per culminare la nostra grande avventura. Si dice che l'universo ti sfida quando vai verso i tuoi sogni e in effetti sembra proprio sia così. Dopo 15 giorni di cielo limpido e sole incredibile, oggi il tempo è brutto e la vetta è avvolta da un folto strato di nuvole. Ma noi non ci scoraggiamo, siamo allenati, acclimatati e siamo pronti a tutto. L'ambiente lunare è magnifico e in 3 ore copriamo i 500 metri di dislivello necessari per arrivare a Rifugio Alto. Scusa Fabio, a quanto sta Rifugio? Siamo a 5270 metri. Che meraviglia. Al campo degli argentini.
Il rifugio è accogliente e caldo, sicuramente più comodo della tendina su Lillimani, però in compenso qui siamo in compagnia e ci sono molte altre persone oltre a noi. Mangiamo qualcosa e poi andiamo a dormire, perché la sveglia suonerà a mezzanotte. Rifare sullo zaino è stato complicato, era tutto buio pesto, mi fa male la testa, di nuovo. Di nuovo, come tutte le volte che sono sopra i 5.000 metri. Tra l'altitudine e il gruppo di francesi che non la smetteva di far casino, non ho chiuso occhio questa notte, e adesso è già ora di andare. Nonostante le più rosee aspettative delle guide, il tempo non è cambiato, e adesso siamo in mezzo a una tempesta di neve. Fa freddissimo, e la neve si congela sopra i nostri vestiti. Tra il whiteout e il buio non si vede niente. Forse è meglio, così non mi accorgo di quanto sia delicato il passaggio in alcuni punti critici. Mi auguro solamente che la guida conosca bene la via. Le mani sono comunque calde, ma formicolano a causa del Diamox, ormai mio fedele compagno di viaggio. La guida si ferma spesso, ma non capisco se lo faccia per noi o più per lui, visto che mi sembra molto stanco. La pila frontale si scarica a causa del freddo rigido, allora proseguo quasi a caso, fra Crepaccio e Penitentes. Dopo 5 ore arriva un po' di luce e finalmente vediamo qualcosa. Siamo più o meno a 6.000 metri, fatto giorno da giorno, gran parolone, è arrivata la luce da 5 minuti. Abbiamo fatto 5-6 ore al buio, forse è meglio che sia stato al buio perché parecchi passaggi molto esposti sul ghiaccio. Siamo a 6.010 metri, se Dio vuole tra mezz'oretta siamo in cima. Situazione un po' dura perché tempesta di neve e poi ha ghiacciato, vento forte e freddo, ha ghiacciato un po' la neve dappertutto, la neve che era caduta. Ma siamo qua, non ci scoraggiamo. Ciao grande. Wow. Niente, ci vediamo in cima. Dietro la vittoria di un giorno c'è quasi sempre una storia cominciata anni prima. Una storia che parla di avversità, di difficoltà superate quotidianamente per rincorrere un sogno che si è fatto da piccoli. Ostacoli che hanno a che vedere con gli insuccessi, le delusioni, gli infortuni e gli errori nella preparazione. E non è importante se da bambino ovviamente non sognavi di scalare la vetta dello Huayna Potosí perché non sapevi neanche dell'esistenza di una montagna con questo nome. Però magari avevi quel desiderio, quell'ambizione di rendere la tua vita straordinaria, di vivere in prima persona uno di quei tanti documentari che eri solito vedere il pomeriggio quando eri piccolo, non per dimostrare qualcosa a qualcuno o per ostentare chissà cosa, ma semplicemente per dimostrarlo a te stesso. Perché te lo devi per la fortuna che hai a far parte di questo mondo, te lo devi perché sei speciale, te lo devi perché te lo meriti. Quindi valorizza ogni cosa, sfrutta ogni momento, vivi tutte le emozioni, positive o negative che siano, perché fanno parte della vita. Completare una maratona, finire un ultra trail o scalare una grande montagna sono attività stressanti, faticose e spesso spiacevoli. Comportano dolore, spossatezza, rabbia e a volte disperazione. Eppure sono tra i momenti più significativi e tra le cose più gioiose che faremo in tutta la nostra vita. È stata dura ma ce l'abbiamo fatta, non è stata semplice. Questa è la fine di una grandissima avventura, come sempre fatta un'avventura nel mondo. Solo vere grandi avventure, dure e autentiche.
Nel Piccolo Principe, Antoine de Saint-Exupéry dice che è il tempo che hai perduto con la tua rosa che l'ha resa così speciale fra altre centinaia di rose. E guardandomi indietro, in effetti, credo che abbia proprio ragione. È il tempo che ho dedicato a questo viaggio che l'ha reso tanto speciale fra decine di altri. Tempo dedicato agli allenamenti, alle gare, alle scalate, allo studio, all'organizzazione. Pomeriggi interi a discutere animatamente col corrispondente per essere sicuro che filasse tutto liscio. Controllare giorno per giorno l'evoluzione della situazione politica del paese e preparare meticolosamente tutto il materiale. E poi, finalmente partire, conoscere gli altri folli compagni d'avventura, le risate, le barzellette, serate intere a raccontarsi quel che è stato e quel che sarà. Credo fermamente che anche se non avessi raggiunto la cima non sarebbe cambiato poi molto, perché tutto questo aveva già reso speciale la nostra rosa e sono estremamente grato per aver avuto la fortuna e il coraggio di poter vivere tutto questo. La nostalgia è un prezzo che noi viaggiatori siamo abituati a pagare caro. Stavolta il prezzo è altissimo, ma non è grave, non è importante. Perché ho vissuto una delle esperienze più vivide e indimenticabili della mia vita e perché ho mantenuto la promessa a quel bambino che, tornato da scuola, il pomeriggio, amava guardare i documentari.